Anno accademico 2001-2002. Finalmente ho pronta la mia copia della tesi da consegnare alla segreteria dell'Accademia di Belle Arti di Bologna. Ed eccola, l'ultima copia della mia tesi. L'ho ritrovata qualche giorno fa. Scritta su Windows 98 e ancora integra e funzionante. Almeno in teoria. Sono cambiate tantissime cose dal 2000 e qualcosa. Tipo non esiste più Windows 98 ma neanche Windows XP e il client che utilizzavo per visionare questo museo tridimensionale neanche quello funziona più. Comunque la tesi fu un successo, ti dirò di più. A causa di un evento particolare, diciamo così, la commissione scoppiò a ridere insieme a tutti gli intervenuti alla tesi. Nel box informazioni troverai l'articolo in cui spiego che cosa è veramente successo durante quella tesi. Ma ecco la hall. È una sala circolare con tante porte. Dietro ogni porta si nasconde una sala. Questa è la sala che preferisco perché è elegante e misteriosa. Dietro ogni porta non sai cosa ti aspetta e poi ci sono i dipinti di tanti artisti che io amo moltissimo. Per muoversi nel museo basta utilizzare il mouse, con l'ausilio dei pulsanti che sono in basso nella barra inferiore, quella nera. A questo punto non ci resta che entrare in una delle sale, puoi scegliere quella che vuoi. Cominciamo da quella degli automi storici. Ogni sala è differente, sia per architettura che per decorazione. Ma in tutte le sale troverai sempre colonnine tipo questa che ti spiegheranno che cosa stai guardando. Benvenuti nella sezione degli automi storici. Durante l'ascolto di questa didascalia non è necessario restare fermi, in quanto i diffusori sono posizionati un po' in giro. Unico consiglio è quello di non attivare più di una colonnina didascalica per volta, per non sovrapporre più spiegazioni. La mostra è suddivisa in sale e ogni sala raccoglie documenti di limitati periodi storici. La prima sala raccoglie i primi documenti pre-automatici, riferiti all'antico Egitto, passando dai primi e geniali automatismi greci, fino al Medioevo arabo, dove la scienza e la tecnica avevano acquisito uno sviluppo tale che, pur riprendendo i modelli greci, crearono automi talmente evoluti da diventare emblematici anche per i secoli successivi. La seconda sala comprende il Medioevo occidentale fino al Rinascimento. La terza sala continua la linea temporale dell'Occidente, fino al 1700, che fu il secolo in cui gli automi raggiungono una raffinatezza tecnica talmente complessa da rendere ancora oggi misteriosa la comprensione di alcuni incredibili meccanismi ad orologeria. Nella quarta sala si arriva fino agli inizi del 1900, dove l'elettricità cambia il modo di concepire il mondo, e negli automi scompare il meccanismo a molla, per far posto ad un più piccolo motorino elettrico. Nell'ultima sala vi è una piccola esposizione di documenti giapponesi risalenti al 1700. Ultimo consiglio: molti documenti presenti in questa mostra sono integrati nella sala delle curiosità, accessibile dalla saletta rotonda dei dipinti. Buona visione! Oltre le colonnine troverai altri accessori o device o schermi che servono a integrare l'esperienza del museo. Come dicevo all'inizio, molti dei software che ho utilizzato per lo sviluppo di questo museo non esistono più, ma neanche per la visione. Per visionare il museo serviva un particolare plugin o client che permette di visualizzare i file VRML, i file 3D. Io utilizzavo Cosmo Player, un plugin che veniva installato in Netscape. Netscape era un browser, era l'alternativa figa e soprattutto funzionante di Explorer. Il genio, Jacques de Vaucanson, 1709-1882. Bisogna permettere che intorno al 1730 gli studiosi delle più disparate discipline
erano interessati al tema delle anatomie mobili. Usando le parole di Dayon e Liard, si chiamavano così le riproduzioni artificiali di uno o più organi di esseri viventi, realizzati per lo scopo didattico o per semplice curiosità. I tentativi in questo senso di Vaucanson andarono falliti. La sua fama è legata agli sbalorditivi automi, realizzati solo con il fine di guadagnare denaro, per finanziare i suoi studi nella costruzione di uomini artificiali. Probabilmente considerava questi automi semplici giocattoli. La complessità dei tre automi, il flautista, il tamburino e l'anatra, era considerata fuori dalla comprensione dei tempi e ancora oggi misteriosa. In particolare l'anatra, l'unica dei tre di cui è rimasta traccia, il suo scheletro o una sua imitazione, non era solo il frutto di una straordinaria raffinatezza meccanica. Imitava in maniera allucinante i movimenti dell'animale referente e, fatto senza precedenti, mangiava e digeriva il cibo offertogli. Il fenomeno della digestione era per il periodo un vero e proprio mistero. Le domande che si ponevano erano tante. La digestione era innanzitutto autofermentazione. Nello stomaco erano presenti succhi gastrici caratteristici? Erano acidi? L'esperienza sugli animali non aveva portato alcun risultato. E in piena discussione scientifica sul tema, il genio della meccanica costruisce un automa capace di digerire in assoluta fedeltà ai processi naturali, inaudito. Fine documento. Visto che Cosmo non esiste più, ho dovuto utilizzare un'alternativa e quindi ho installato Cortona, che è appunto un visualizzatore di file 3D, ma questo plugin funziona solo con Explorer. Già. In questa sala potrai scoprire che grazie alle scoperte scientifiche gli automi si evolvono e proprio l'uso dell'elettricità che sostituisce alcuni automatismi è l'inizio della decadenza degli automi. La ricerca comunque non si ferma, come in questo caso. Questa è una macchina per produrre suoni vocali. Ovviamente la produzione non si ferma e ci sono molti capolavori automatici in questo periodo, però l'elettricità offre prospettive nuove e ci si chiede come e non se si può andare oltre un movimento generato da un automatismo fondato su un moto circolare. L'ultima sala degli automi storici è quella dedicata al Giappone. Una sala piccola ma decisamente elegante. Non si bada a spese quando c'è di mezzo la cultura. Bene, scopriamo cos'altro c'è in questo museo. Durante le mie tesi affermavo che chiunque poteva costruire il suo museo, tempio, negozio, vendere e comprare grazie a questo tipo di tecnologia, creare il suo personaggio e incontrare altre persone. Oggi lo chiameremo social network, ma nel 2000 e qualcosa non esisteva questa accezione. La sala delle domande è un gigantesco padiglione a forma circolare. Ricorda un po' il Pantheon, in effetti sulla cupola c'è un buco al centro. Ricorda anche un po' un'installazione aliena, con queste statue arrugginite gigantesche e quegli schermi illuminati sul petto. In pratica, cliccando sulla statua, questa risponde alle curiose domande che appaiono sullo schermo. Gli automi di Jacques de Vaucanson sono tra i più celebri del Settecento. Il famoso flautista, ispirato ad una statua di un fauno ad opera di Kosovo, era capace di suonare. Beh, la camera del glossario effettivamente sembra un po' una camera aliena. Ci sono tutti questi pannelli con tutti questi termini. Ovviamente, premendo uno dei pannelli, potrai ascoltare la definizione del termine legato allo sviluppo o alla produzione di un automa. Biscuit dipinto. Biscuit al quale sono stati applicati dei colori a base di acqua, nitro, olio o altro che non hanno bisogno di temperature elevate per essere fissati.
Quando questo museo è stato progettato e realizzato, i social network non esistevano, Facebook non c'era e il famoso mondo virtuale di cui parlavo si sarebbe realizzato, certo, dopo, ma non in Italia. Una delle sale più folli è sicuramente quella delle curiosità. Io penso che sia fantastica. Proviamo a cliccare. Benvenuti nella sala delle curiosità. In essa sono raccolti alcuni e stravaganti documenti che aiuteranno a capire meglio il mondo degli automi. Le cose raccolte sono tante, ma non basta. Si ha intenzione infatti per un prossimo futuro di arricchire la sala con nuove e ancor più meravigliose curiosità, perché il mondo degli automi non finisce mai di stupire. Buona visione. Fine documento. Proprio un bel auspicio. La parola robot, come spiegato anche nella sala delle domande, deriva dal termine Robotnik. Il termine ebbe un così grande successo da essere utilizzato per indicare un nuovo tipo d'automa grazie allo spettacolo di Karel Čapek intitolato Ruhr, messo in scena nel 1924 a Parigi. Lo spettacolo ha uno straordinario successo, tanto da essere rappresentato nei maggiori teatri europei. La storia Vabbè, molto interessante, ma una delle cose più divertenti di questa sala è proprio questo computer. I miei nipoti passavano le ore a muovere i fili di questo povero scheletrino, provare nuove combinazioni, cliccare tasti per vedere come camminasse. Far funzionare questa applicazione è attualmente molto difficile perché funziona in Flash, un software per uso grafico che ha smesso di funzionare proprio a dicembre 2020. Una delle storie più interessanti da ascoltare nella sala delle curiosità è proprio quella dell'automa scacchista, un automa talmente evoluto e talmente avanzato che tra le sue tante qualità aveva quella di poter battere a scacchi chiunque lo sfidasse. In realtà poi si scoprì che era un trucco, infatti sotto l'automa c'era un alloggiamento in cui un piccolo uomo lo manovrava così bene tanto da ingannare chiunque, fino a quando non è stato scoperto ovviamente. Sapevi che persino Leonardo aveva progettato un automa? Beh, nella sala delle curiosità puoi ammirare una sua ricostruzione, dell'automa intendo. La ricostruzione tiene conto dei disegni che ha fatto proprio Leonardo. Sono esposti in bella vista a fianco, così da poterli ammirare tutte le volte che uno vuole, tanto qui nessuno ruba niente. Fantastici, vero? Ritorniamo nella hall e andiamo a visitare la sala dei meccanismi. Probabilmente saprai che il movimento automatico è basato sul cerchio, sul circolo, sui movimenti sempre circolari e sempre identici, per quanto complessi alla fine si ripetono, un po' come un orologio. In pratica un automa può compiere solo ed esclusivamente certi tipi di azioni, in base a come è stato costruito. Nella sala dei meccanismi puoi vedere come funzionano alcuni di questi meccanismi, alcuni snodi. Per esempio potresti scoprire che aggiungendo una sporgenza ad un cerchio potresti ottenere un movimento per far muovere su e giù una gallina. In questa sala c'è un pannello. Cliccando sul pannello potremo analizzare come ottenere alcuni movimenti con il simbolo stesso dell'automatismo, cioè la ruota dentata. Per esempio scopriamo che se due ruote dentate girano si otterrà una rotazione opposta. E come ruoteranno 6 rotelle tangenti? Scopriamolo. E se volessi descrivere un movimento rettilineo con 2 rotelle, come si fa?
Guarda il punto rosso sulla rotella più piccola, quella viola. E se volessi combinare un circolo, una barra e una guida, che cosa otterrei? Un pistone o uno stantuffo? Dietro una delle porte della hall c'è la mostra degli automi animati. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Benvenuti nella sala degli automi animati. In queste stanze sono raccolti alcuni automata moderni, costruiti da famosi artisti automatisti. A differenza degli automi del passato, che funzionavano con meccanismi legati ad elementi naturali o ad orologerie, molti di questi funzionano grazie ad una piccola manovella. Martin Smith è uno tra quelli che ancora costruisce automi legati agli orologi o a meccanismi ad orologeria. Fine documento. Mentre in Italia questo progetto non avrebbe avuto alcun clamore, a parte i miei nipoti che ci hanno giocato fino allo sfinimento, dopo la mia tesi in America nasce Second Life, il primo social network tridimensionale virtuale. In pratica un sito dove non solo puoi crearti un personaggio virtuale, un avatar, ma dove puoi creare e costruire cose virtuali e in più comprarle o venderle con soldi veri. Come puoi ben immaginare, Second Life ebbe un successo clamoroso, non solo in America, ma in tutto il mondo. Milioni di utenti si incontravano giorno e notte, potevano essere quello che volevano e potevano costruire mondi il cui limite era solo la fantasia. Ma torniamo al museo. La mostra animata si compone di varie sale che sono disposti su più piani e qui troverai vari artisti contemporanei che hanno creato degli automi a manovella. La cosa divertente è che per passare da una sala all'altra devi scoprire dov'è la porta, perché non è sempre in vista e allo stesso modo potresti perdere l'orientamento quando vuoi tornare indietro. Prima di uscire, clicchiamo su uno degli strani pannelli che abbiamo intravisto quando siamo entrati e vediamo che cosa succede. Appare una pulsantiera. Cliccando sui vari pulsanti potremo scoprire alcuni artisti che hanno costruito questi automi a manovella. Prima di entrare nell'ultima sala stavo facendo una considerazione, cioè che il museo è effettivamente invecchiato, però ancora tiene botta e sarebbe fantastico se potessi mettere tutto questo materiale online a disposizione di tutti. Questa è ovviamente la sala dedicata ai robots e agli animatronics. Con l'avvento dell'elettronica, il mondo degli automi è finito.
Eppure, anche nella nostra epoca ipertecnica, l'emozione che essi suscitano si rinnova costantemente. Il fascino dell'automa ha sedotto molti artisti moderni. Nel Modern Automaton Museum di Castelletto di Vezzano, in provincia di Rieti, vengono raccolte molte delle opere presenti anche in questa mostra. Vengono chiamati automata. Sono delle piccole sculture meccaniche realizzate in carta, legno o metallo, che vengono messe in movimento dai visitatori. Il museo raccoglie circa 200 automata realizzati da artisti giapponesi, statunitensi, tedeschi, inglesi, francesi, canadesi, sudamericani ed italiani. Gli automata moderni possono essere paragonati agli haiku giapponesi, che vengono definiti una piccola visione del mondo in 3 brevi versi. Gli automata moderni possono essere definiti una piccola visione del mondo in un giro di manovella. Fine documento. È strano notare come spesso è la letteratura che profetizza le scoperte che la scienza compierà in un prossimo futuro. Nel 1924 Karl Capek mette in scena un'opera che aggiungerà un nuovo vocabolo nel mondo della cultura e della scienza. E non solo, crea un nuovo filone ancora oggi attuale nel mondo dello spettacolo e della letteratura. E influenzerà la scienza e la tecnica nella costruzione di un automa mai visto prima, dai lineamenti ostili e dalle capacità incredibili. Il vocabolo è robotnik o robot. Nello spettacolo, gli automi robotnik, cioè lavoratori, costruiti per lavorare al posto dell'uomo, vengono forniti di sensibilità da un ingegnere, ma a causa di questo si rivolteranno contro i propri costruttori. Dopo solo 4 anni, l'ingegnere inglese Richard, ispirato dallo spettacolo di Capek, costruisce il capostipite di quegli esseri che, pur essendo simili ai propri creatori nell'intelligenza artificiale, tanto agognata ma ancora non raggiunta, spesso sono tutt'altro che antropomorfi. Fine documento. Ancora oggi i robot e automi vengono un po' confusi, come se fossero sinonimi della stessa cosa. In realtà l'automa può compiere solo certi limitati movimenti, per quanto complessi e per quanto creativi. Il robot invece può, grazie ai suoi sensori o a come è costruito, adeguarsi a un certo tipo di situazione e cambiare il suo movimento. Bene, un'ultima occhiata alla hall, a Michelangelo e ai dipinti che contiene e poi ci dirigiamo verso l'uscita. È stato un bel viaggio, un viaggio nel passato e in un futuro auspicato ma non realizzato purtroppo in Italia. Spero che questo viaggio ti sia piaciuto. Se hai qualche curiosità sul museo o sulle mie attività, scrivilo nei commenti oppure puoi contattarmi sui social. Mi trovi come Artematico. Ciao!